Buongiorno ragazzi, benvenuti all'ennesima lezione su Platone. Io sto in compagnia della mia gattona Sofì che però vuole mordermi, è piuttosto irrequieta, quindi la facciamo saltare. Salta Sofì, benissimo, salta. Allora, continuiamo con Platone e continuiamo con l'anima a cui abbiamo accennato. Platone parla dell'anima in diversi dialoghi, tra l'altro anche contraddicendosi o meglio cambiando idea in proposito. Parla dell'anima principalmente nel Fedone, che è dedicato per la maggior parte proprio alla questione dell'anima e dell'immortalità dell'anima, tant'è vero che il titolo completo del dialogo è Fedone, ovvero sull'anima. Nel Fedone Platone ribadisce ciò che abbiamo già detto in precedenza, in precedenti video lezioni. Per Platone esistono due principi eterogenei all'interno dell'essere umano, da una parte l'anima, la psiche, e dall'altra il corpo, ovvero il soma. Sono due principi eterogenei, distanti, differenti, separati, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato, no, del mito dell'iperuranio. L'anima nell'iperuranio si trova separata dal corpo, poi precipita e viene inglobata dal corpo, però poi alla fine della vita va in cielo, sottoterra a subire premi o punizioni e poi viene reincarnata in un altro corpo. Quindi già basterebbe la teoria della reincarnazione, della metempsicosi, molto simile all'orfismo e al pitagorismo. Probabilmente Platone l'ha presa proprio dai pitagorici questa dottrina, per farci capire che l'anima è immortale. Come potrebbe l'anima non essere immortale se proviene dall'iperuranio, dal mondo intelligibile, entra in un corpo, poi il corpo muore, ma l'anima deve reincarnarsi poi in un altro corpo, poi dopo 10.000 anni o 3.000 anni, vi ricordate, tornare nell'iperuranio purificata e così via. È normale, cioè se noi pensiamo alla dottrina della reincarnazione, è già diciamo scontato che l'anima sia immortale e sopravvive al corpo che invece si sfalda alla fine di ogni vita. E quindi, tuttavia, Platone qui fornisce tre importanti prove dell'immortalità dell'anima. Altre prove dell'immortalità dell'anima sono disseminate in diversi altri dialoghi. Io vi ho accennato, no? alla critica dell'ateismo e del materialismo, che suppone avere un'anima che in realtà è necessaria, a differenza di quello che dicono gli atei materialisti, altrimenti i corpi non si muoverebbero. C'è l'anima come principio di movimento. C'è un'altra prova dell'esistenza dell'anima che si trova nella Repubblica, no? La prova dell'esistenza dell'anima attraverso l'argomentazione del male specifico. Si trova nella Repubblica o nelle leggi? Credo nella Repubblica. E quindi noi abbiamo già detto che Platone vede questi due principi eterogenei e soltanto momentaneamente uniti all'interno dell'antropologia, all'interno dell'individuo umano. Anzi, quando questi principi sono uniti, l'anima soffre, l'anima non riesce a conoscere, non riesce a espletare le sue funzioni convenientemente. È proprio nel Fedone che Platone ripete quel gioco di parole che abbiamo visto tra soma e sema. Il corpo soma, basta che cambi una lettera, diventa sema, diventa tomba dell'anima. Quindi attenzione, Platone nel Fedone ribadisce anche quello che vi ho appena detto. L'anima è un principio di movimento, cioè l'anima è strutturalmente decisamente diversa dal corpo, proprio perché ha delle qualità, degli attributi, delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento che sono diverse. Il corpo è inerte, non si muove. L'anima muove il corpo, muove se stessa, si muove da sola. Quindi Platone, ve l'ho già detto nella scorsa video lezione, vede l'anima come un principio di movimento e di vita, mentre invece senza l'anima il corpo umano, ma anche tutti gli altri corpi, anche inorganici, non si muoverebbero, non avrebbero vita, ma anche i corpi inorganici non si muoverebbero. L'anima è un principio che muove
anche gli oggetti inorganici. È per questo che Platone sarà portato, attenzione, nel Timeo a ipotizzare non solo l'esistenza dell'anima individuale e immortale di ogni essere umano, ma anche di un'altra anima, dell'anima del mondo, dell'anima cosmica, di un'anima universale che pervade tutte le particelle di materia, perché deve muovere l'anima anche i fiumi, i sassi che cadono, e quindi deve esistere anche un'anima universale, lo vedremo più in là quando parleremo del Timeo, all'interno di tutte le particelle materiali, altrimenti esse non si muoverebbero, i fenomeni naturali non si realizzerebbero, e in particolare anche questo, non si realizzerebbero in base a un fine, ok? Come l'anima umana permette agli esseri umani di realizzare un fine, Platone pensa che anche la natura inorganica debba muoversi, trasformarsi in vista di un fine. Non può accettare come Democrito che le cose vadano a caso, o meglio per necessità, o comunque senza uno scopo. Quindi l'anima è un principio di movimento, di vita, di automovimento, ma anche un principio finalistico che in qualche modo permette, per esempio, nell'uomo l'esistenza della libertà. Quindi noi abbiamo visto un dualismo ontologico, un dualismo gnoseologico, ma qui abbiamo un ulteriore dualismo, abbiamo un dualismo antropologico, cioè anche l'essere umano è diviso in due, è composto da due strutture che non necessariamente stanno insieme, che si possono dividere in qualunque momento. Il corpo muore, l'anima esce dal corpo. Quindi si tratta di un dualismo antropologico. Platone si mette un po' nei guai, troppi dualismi. Aristotele lo criticherà per questo, come vedremo, e lo criticherà anche per questa visione dell'anima e della conoscenza che deriva, la conoscenza vera, soltanto dall'anima, mentre la conoscenza che passa dal corpo, dai sensi, la conoscenza sensibile, non è vera conoscenza. Aristotele non sarà d'accordo, attenuerà il dualismo e dirà che la conoscenza è unica, nasce dai sensi e poi procede all'interno dell'intelletto, ma invece Aristotele non crederà neanche nel divario, come non crede nel divario tra i due tipi di conoscenza, non crederà neanche nel divario tra, lo vedremo, tra Aristotele più pragmatico e più vicino ai filosofi naturalisti rispetto a Platone. Aristotele non crederà neanche nel divario tra i due mondi, mondo sensibile e mondo intelligibile. Per Aristotele il mondo intelligibile non esiste, e anche da un punto di vista dell'anima invece vedremo ad Aristotele, a differenza di Platone, avrà un'idea funzionalistica, che l'anima esprime delle funzioni del corpo, che sono le forme della materia corpo, ma la forma in Aristotele non può esistere senza la materia. Quindi, a differenza di Platone, Aristotele pensa che quando il corpo muoia, anche l'anima, che non è altro che una funzione del corpo, muoia insieme al corpo. Quindi Aristotele non crede nell'anima immortale, nonostante secoli e secoli di falsificazione da parte della filosofia scolastica medievale, che ha attribuito falsamente ad Aristotele la dottrina dell'immortalità dell'anima. Stiamo anticipando le cose, sto divagando, ne parleremo quando parleremo di Aristotele. È comunque un modo per creare un paragone tra Platone e Aristotele, dire che Aristotele non sarà d'accordo con questo triplice dualismo di Platone, dualismo ontologico, dualismo gnosologico, ma anche dualismo antropologico, perché l'essere umano si trova scisso in se stesso, diviso tra due principi eterogenei, anima e corpo. Qual è la prima dimostrazione nel Fedone dell'immortalità dell'anima? È l'argomento dei contrari, che viene irrobustito dall'argomento della reminiscenza. Attenzione. I contrari, che dice Platone? Dice che ogni cosa che è soggetta a generazione si genera dal proprio contrario. Per esempio, il caldo si genera dal freddo, il freddo si genera dal caldo e così via. Questo vale, attenzione, anche per il vivo e per il morto. Attenzione.
Il morto si genera dal vivo, perché ovviamente quando l'individuo umano muore, ma anche gli animali, no? Il vivo dà luogo al morto, al posto del vivente c'è un cadavere. Però attenzione, succede anche il contrario. Dal morto rinasce il vivo. Perché? Per via della reincarnazione, cioè da un cadavere, d'accordo, da qualcosa che è morto, rinasce qualcosa di vitale, perché all'interno di un corpo umano morto entra l'anima, d'accordo? E quindi l'anima è immortale perché può passare, come la dottrina dice, la dottrina della reincarnazione, da un corpo all'altro, d'accordo? Non può morire qualcosa che entra in un morto per renderlo vivo, d'accordo? Un principio di vita. Questa prova non mi è mai sembrata molto buona, comunque diciamo Platone la rinforza con l'argomento della reminiscenza. L'anima è immortale perché appunto è provata che entra continuamente nel morto per dare vita a un nuovo corpo e quindi si reincarna in corpi diversi. La prova di questo è la reminiscenza, cioè l'anima entrando in un nuovo corpo può ricordare qualcosa che, come abbiamo spiegato la volta scorsa, ha conosciuto quando si trovava nell'iperuranio, quando non era agganciata a un corpo. E quindi questa capacità dell'anima di ricordare esperienze precedenti alla reincarnazione è la dimostrazione che l'anima ha una capacità di conoscenza che non potrà esaurirsi. Siccome conosce ciò che era avvenuto, che aveva visto prima di entrare nel corpo, questa sua capacità di conoscenza non si perderà e quindi anzi si irrobustirà, si potenzierà anche dopo la morte del corpo successivo. Quindi l'argomento della reminiscenza per la dimostrazione dell'immortalità dell'anima. La seconda prova dell'immortalità dell'anima, delle tre del Fedone, è quella del semplice e del composto. Anche qui la prova si basa sulla radicale diversità e eterogeneità tra anima e corpo. Cosa succede? Che ciò che è composto è mortale, ciò che è composto da diverse particelle e quindi a un certo punto queste particelle si sfaldano, si allontanano l'una dall'altra, questi elementi semplici riprendono la propria individualità, il composto viene distrutto. Questo ovviamente succede al corpo. Il corpo è una sostanza composta e quindi a un certo punto le unità semplici che compongono questo appunto composto se ne vanno ognuna per i fatti loro, si dividono e quindi il corpo muore. Viceversa, l'anima immateriale è sostanza semplice proprio perché immateriale, non è composta l'anima, è semplice. Ciò che è semplice, attenzione, non può morire, non può sfaldarsi, non può disgregarsi, proprio perché non è composto da parti, è semplice e quindi continuerà a esistere nella maniera in cui esiste, non subirà sfaldamenti, variazioni, degenerazioni e morte. Attenzione, il secondo argomento, l'immortalità dell'anima, porta a pensare, e Platone lo dice esplicitamente, quello che vi ho anticipato, che vi ho detto già nella lezione precedente, cioè che l'anima, in quanto sostanza semplice e immateriale, somiglia all'idea forma. Come vi ho detto, appunto l'anima viene vista come un trait d'union, un elemento che in qualche modo non dico unifica, ma crea un collegamento tra mondo sensibile e mondo intelligibile, evitando che ci sia una frattura netta tra questi due mondi, quella frattura, quello iato, separazione troppo forte tra mondo sensibile e mondo intelligibile che Aristotele, il giovane Aristotele, in quegli stessi anni stava lamentando nei confronti di Platone. Quindi Socrate, vedete, Platone dice esplicitamente che l'anima, in quanto semplice, è immortale,
che non occupando uno spazio somiglia all'idea forma, con cui l'anima resta in lunga compagnia all'interno dell'iperuranio. L'anima per molto tempo si accompagna all'idea forma e quindi l'anima somiglia all'archetipo ideale, somiglia all'idea forma, è semplice, immateriale come essa e quindi vedete l'anima sta nel corpo umano ma in realtà è un principio che somiglia alle idee, che sta in compagnia anche delle idee dell'iperuranio, del mondo intelligibile e quindi è un elemento di collegamento, d'accordo, tra il mondo sensibile dei corpi e il mondo intelligibile delle idee forme. Ora, Platone, prima di parlare della terza e ultima prova dell'immortalità dell'anima nel Fedone, fa un intermezzo. Perché? Perché questa terza e ultima prova si basa proprio sulla teoria delle idee. Adesso vedremo. E quindi ovviamente su una conoscenza superiore, sulla conoscenza proprio delle idee forme. Qui Platone, quindi tra la seconda e la terza prova, crea un intermezzo, d'accordo, un interludio in cui parla in maniera un po' esaltata, appassionata, della conoscenza delle idee, del fatto che abbiamo visto questo sia una prova difficile per il filosofo, che il filosofo deve, a differenza delle persone ignoranti, con estrema difficoltà, con grandi rischi, abbandonare la conoscenza sensibile per cercare, con un tirocinio difficile insieme al maestro, un trascorrere del tempo notevole, una difficoltà notevole di sollevarsi dalla conoscenza dei corpi, del sensibile, alla conoscenza dell'intelligibile. Non è facile fare questo perché è una conoscenza difficile, la conoscenza delle idee, delle essenze intelligibili. Al filosofo converrebbe, come a tutti, restare sul piano della conoscenza comune, che è più facile, più immediata, forse ti dà anche dei piaceri materiali, mentre invece la conoscenza delle idee è difficile. Platone paragona con una metafora famosa l'itinerario del filosofo che cerca di staccarsi dalla conoscenza sensibile per conoscere attraverso l'anima, per conoscere le idee forme, alla cosiddetta seconda navigazione, Deuteros Plus. Deuteros è secondo, plus è navigazione, ok? Ve lo scrivo in greco. Deuteros plus, seconda navigazione, che significa la seconda navigazione era detta tra i greci la navigazione più difficile della navigazione consueta, cioè della prima navigazione, proprio per questo è la seconda, perché è più difficile, è la navigazione che si fa quando si è in pericolo, quando la nave è vicino alla riva e quindi non si può più navigare facilmente con il vento in poppa, bisogna deporre le vele e navigare pian piano a mano, d'accordo, con i remi, a vista, bisogna navigare a vista perché si è vicino alla riva e ci possono essere degli scogli, d'accordo? O anche quando si è lontani dalla riva ci possono essere dei pericoli, degli scogli che affiorano, ok? E quindi non si può navigare in maniera facile mettendo le vele, seguendo il vento. Bisogna navigare piano piano, proprio pianissimo, con un remo qua, un remo là, giri molto lentamente la nave e così via, navigando a vista, guardando bene se non c'è qualche scoglio che ti si presenta davanti. Ovviamente la seconda navigazione è una navigazione particolarmente difficile, soltanto i più abili, soltanto i nocchieri, soltanto gli ammiragli più abili sanno portare avanti la seconda navigazione e quindi a questa navigazione nel mare più difficile di quella consueta viene paragonato lo sforzo conoscitivo del filosofo che deve abbandonare la strada consueta per sforzarsi con un lungo tirocinio, con un lungo studio di ottenere la conoscenza delle essenze ideali, del vero essere,
degli archetipi, delle idee, forme. È difficile, ma Platone con un discorso appassionato dice conviene correre il rischio della conoscenza, abbandonare le abitudini e le consuetudini. Spesso non si viene capiti dagli altri uomini quando si segue questa conoscenza intelligibile. Vi ricordate? Già altrove Platone ha detto che conoscere l'intelligibile, uscire dal corpo per conoscere le essenze intelligibili è un mestiere difficile. Chi non è filosofo non ti capisce, ti deride, ti minaccia, ti scaccia perché pensa che tu voglia dargli fastidio, voglia dargli dell'ignorante. Tuttavia, insomma, bisogna correre il rischio, dice Platone, della conoscenza. Oltre a questa faccenda della seconda navigazione, Platone, prima di parlare, appunto, di introdurre la terza e ultima prova dell'immortalità dell'anima, che fa? Si impegna anche, attenzione, nella confutazione di tutta una serie di teorie materialistiche e naturalistiche sull'anima, cioè appunto teorie che sono l'esatto contrario di quella sull'anima che Platone sta portando avanti. In particolare ci sono i due pitagorici che partecipano al dialogo, Simia e Cebete, che esprimono un'obiezione naturalistica, materialistica sull'anima, dando una visione dell'anima che insomma è un po' diversa da quella classica dei pitagorici, che i pitagorici, Simia e Cebete sono pitagorici, dovrebbero essere d'accordo con la reincarnazione, l'immortalità dell'anima, la provenienza dell'anima da un posto diverso dal corpo. Invece Simia e Cebete fanno proprio un'obiezione naturalistica. Può darsi che Platone faccia comparire due pitagorici, ma questa obiezione potrebbe essere attribuita per esempio a un Democrito, che magari Platone qui non vuole nominare. Simia e Cebete fanno questa obiezione perché l'anima deve essere per forza una struttura diversa, eterogenea rispetto al corpo, qualcosa di differente. Non potrebbe essere l'anima soltanto un'armonia del corpo, quindi capite, l'anima soltanto un fenomeno passeggero del corpo, come una sorta di armonia. L'anima come una funzione del corpo, cioè tutte le funzioni psichiche, il movimento volontario del corpo, le idee, potrebbero essere semplicemente, dicono Simia e Cebete, rievocando un argomento che è anche tipico del materialismo moderno, l'anima potrebbe essere soltanto non una sostanza separata dal corpo, ma solo una funzione del corpo, un modo di funzionare del corpo. Le funzioni psichiche che noi chiamiamo anima, dicono Simia e Cebete, potrebbero essere soltanto il prodotto di una certa organizzazione della materia corporea. Fanno un esempio piuttosto chiaro. Loro sono pitagorici, amano la musica, ecco, per esempio, la musica che si sprigiona da un oggetto non è una sostanza separata da quell'oggetto. Quando la musica cessa, non vuol dire che la musica è andata da un'altra parte, d'accordo, rispetto all'oggetto, cioè come l'anima. L'anima è una sorta di armonia musicale, d'accordo, di musica che viene prodotta dal corpo e poi a un certo punto scompare. L'anima quindi come la musica di un oggetto, a un certo punto la musica cessa di esistere, la musica era il frutto di un'armonia corporea dell'oggetto, non è qualcosa di separato dalla materia che, non so, si stacca dall'oggetto. Questa musica quando non si sente più va da un'altra parte. E quindi Platone per bocca di Socrate cerca di confutare queste obiezioni, cioè queste teorie ovviamente materialistiche e naturalistiche. Qual è la terza e ultima prova dell'esistenza dell'anima? Appunto fa riferimento alla teoria delle idee.
Platone in quel momento si trova in un periodo in cui pensa che il rapporto tra idee, cose, oggetti materiali sia del tipo della partecipazione, ne parleremo in un'altra lezione, cioè che le idee siano in qualche modo collegate con gli oggetti sensibili perché partecipano ad essi, d'accordo? E quindi oppure il contrario, cioè gli oggetti sensibili partecipano all'idea corrispondente. Ora, Platone ragiona in questo modo: quando qualcosa di sensibile partecipa ad un'idea forma, non può partecipare anche all'idea forma opposta, perché sarebbe una contraddizione. L'anima che cos'è, abbiamo visto? È principalmente vita, è un principio vitale. Quindi l'anima, attenzione, partecipa all'idea di vita. Non stiamo parlando come, come nella prima prova, no? Del vivente e del morto, cioè del corpo, del materia vivente o morta. Stiamo parlando dell'idea di vita, è diverso, dell'idea forma di vita, dell'idea della vita in sé. Ok? L'anima è in qualche modo la copia rispetto a un modello dell'idea, partecipa ad un'idea corrispondente che è l'idea di vita. Ovviamente il corpo invece, destinato a morire, quindi partecipa ha qualcosa a che fare, ma proprio partecipa direttamente all'idea di morte, ok? E quindi forse avete già capito, l'anima che partecipa all'idea di vita perché ha strutturalmente come caratteristica il fatto di essere vita, di muovere e di animare i corpi, non può partecipare anche all'idea opposta, quindi non può l'anima partecipare anche all'idea di morte, perché sarebbe una contraddizione. Ogni anima partecipa, ogni oggetto sensibile partecipa di un'idea, non può partecipare anche dell'idea opposta, quindi l'anima non può morire perché partecipando all'idea di vita non partecipa all'idea di morte. Quindi queste sono le tre prove, diciamo così, importanti, le tre dimostrazioni dell'immortalità dell'anima nel Fedone, non solo dell'immortalità dell'anima, ma proprio dell'eterogeneità dell'anima rispetto al corpo, della metempsicosi, della reincarnazione, della provenienza dell'anima da un luogo diverso rispetto al corpo. E il dialogo si conclude dicendo cose che Platone dice in tanti altri dialoghi, cioè che l'anima deve liberarsi dal corpo, deve purificarsi e deve attivarsi per tornare nel mondo intelligibile, per conoscere le idee, per staccarsi dal corpo, quindi purificando l'anima del filosofo e spingendo a conoscere l'intelligibile e non il sensibile. Attenzione, Platone parla dell'anima anche nella Repubblica, ok? Nella Repubblica abbiamo la famosa tripartizione dell'anima. Qui Platone sembra cambiare un po' idea, perché nel Fedone abbiamo visto che l'anima è unica, è unitaria, non si parla dell'anima divisa in parti, divisa in tre parti, ok? Mentre invece nella Repubblica Platone rispetto al Fedone vuole ampliare le funzioni dell'anima. Nel Fedone sembra che l'anima abbia una sola funzione, quella di conoscere, ok? Quella di conoscere. Mentre invece nella Repubblica Platone dice che l'anima ha tre funzioni e non riguarda l'anima che conosce, è certamente la prima, la migliore delle parti dell'anima, però in realtà l'anima svolge anche altri compiti che forse Platone, prima della Repubblica, considerava compiti attinenti al corpo. Invece qui Platone vuole attribuire all'anima non soltanto la conoscenza, ma anche i sentimenti, la volontà, il desiderio, anche il desiderio carnale, cosa che
cose che potrebbero sembrare appartenenti al corpo, ma qui Platone sembra appunto ampliare le funzioni dell'anima. Allora abbiamo una prima parte dell'anima, non c'è dubbio che la parte razionale, che è la migliore delle parti dell'anima, d'accordo? È la parte razionale e ha come sua funzione proprio la conoscenza. E in particolare la conoscenza di che cosa? La conoscenza del bene, perché conoscere il bene, no, ti assicura di comportarti bene, la conoscenza teoretica, razionale del bene, appunto da parte dell'anima razionale, fa sì che tu possa essere un cittadino, un essere umano virtuoso, un cittadino rispettoso delle leggi. E quindi però Platone riflette sul fatto che l'anima ha degli impulsi opposti, degli istinti opposti. Non ha soltanto l'impulso razionale, ha anche un impulso opposto, irrazionale. Platone dice, per esempio, fa l'esempio del bere. Noi abbiamo delle pulsioni contrastanti all'interno dell'anima. Se noi non dobbiamo bere smodatamente, allora la funzione razionale ci trattiene dal bere e noi facciamo un ragionamento, un'elaborazione appunto superiore, razionale, non dobbiamo bere, ci asteniamo dal bere anche se bere ci piace, ci porta piacere. Però c'è un'altra parte dell'anima che invece ci spinge smodatamente, in maniera irrazionale, a bere. Quindi abbiamo pulsioni opposte all'interno dell'anima e quindi vuol dire che l'anima ha delle funzioni opposte. Oltre all'anima razionale esiste anche l'anima irrazionale, o meglio possiamo dire irrazionale, sembrerebbe proprio follia pura, no, non esageriamo, l'anima forse arazionale, ok? Arazionale, che ha la caratteristica di desiderare, quindi è proprio l'opposto dell'anima razionale. L'anima razionale punta alla conoscenza delle idee, forme, dell'intelligibile, del bene, e invece l'anima irrazionale punta a desideri corporei nei confronti di oggetti sensibili, quindi è proprio l'opposto rispetto alla parte razionale dell'anima. Quindi l'anima irrazionale desidera bere, desidera il piacere sessuale, desidera comunque il contatto con oggetti. Questa funzione non è più vista da Platone come appannaggio del corpo, ma come una funzione, per quanto più bassa, meno nobile, una funzione dell'anima, d'accordo? L'anima razionale e viene chiamata anche anima desiderativa, ma per via di una tradizionale traduzione italiana invalsa nel tempo, in Italia viene anche chiamata l'anima concupiscibile. L'anima razionale, dice Platone, ha una funzione calcolativa, calcola attraverso la ragione. Invece l'anima concupiscibile o irrazionale o razionale non calcola proprio niente, si comporta assolutamente in maniera istintiva, in maniera animalesca. Concupiscibile perché? Che cosa vuol dire concupire? Voi sapete cosa vuol dire concupire? Concupire significa desiderare con forza, bramare, d'accordo? Desiderare con grande passione, in maniera ardente, e desiderare senza a volte riuscire a trattenersi. Ed è questo che fa l'anima concupiscibile o irrazionale. L'anima concupiscibile. Platone ne parla molto poco nella Repubblica. Questa tripartizione nella Repubblica è proprio... sono 3 paginette, molto breve. Platone approfondisce le funzioni dell'anima in altri luoghi, per esempio dell'anima concupiscibile lui parla del Timeo, dice che una bestia selvaggia deve essere tenuta a freno, legata al fegato, d'accordo? Legata al fegato, già il fatto che si manifesti nelle parti basse del corpo la dice lunga. L'anima concupiscibile fa riferimento al ventre, deve essere, dice addirittura Platone nel Timeo, dice deve essere legata al fegato per farla stare buona, perché è proprio è come un animale che non si riesce a tenere al guinzaglio, d'accordo? Dice è una bestia selvaggia che vuole scappare, e dice Platone che la caratteristica dell'anima concupiscibile è quella, attenzione, di unirsi ai corpi, cioè quando vede i corpi esterni vuole unirsi ai corpi,
cioè avere proprio un contatto fisico, un tatto, avere un contatto tattile con i corpi, unirsi ai corpi per godere di essi senza riflessione. Godere nel momento in cui c'è un contatto. Ovviamente pensate subito al sesso, ovviamente è compreso anche il sesso, cioè unirsi ma proprio in maniera selvaggia, in maniera assolutamente incompatibile con le regole della società. Uno vede un corpo, non riesce a trattenersi, salta addosso anche con la violenza per poter godere di quel corpo unendosi a esso. Quindi certo, un impulso sessuale difficile da frenare, ma la questione non riguarda soltanto il sesso, perché tu puoi avere, ovviamente, prenderti piacere, godere senza riflessione, dice Platone, dei corpi esterni, dei corpi fisici, dei corpi materiali, anche in altri modi. Per esempio, non è soltanto col sesso, per esempio, bere e mangiare, cioè il contatto, l'unione, il contatto della bevanda o del cibo con la tua gola, con le tue fauci, produce appunto un piacere di questo tipo, un piacere di contatto. Ma per esempio anche il fatto di vestire, cioè essere a contatto con vestiti lussuosi oppure con oli, con profumi, d'accordo, con trucchi particolari, anche quelle che sono cose che ti fanno godere attraverso il contatto, perché il tuo corpo si unisce ad altri corpi materiali. Quindi questa è la funzione dell'anima concupiscibile o detta anche desiderativa. Che succede? Ovviamente c'è una terza anima che un po' sta in mezzo e quindi è un po' una parte che è mediatrice tra l'anima razionale e l'anima concupiscibile. In base appunto all'inveterata tradizionale traduzione italiana viene chiamata anima irascibile, però forse la traduzione anima irascibile non rende bene perché sembrerebbe appunto far riferimento alla rabbia, all'ira. Platone non vuole dire questo, anzi per lui la seconda parte dell'anima è qualcosa di più positivo che negativo, riguarda la volontà, quindi sarebbe meglio tradurre anima volitiva, ecco. Anima volitiva, anche se è difficile tradurre quella parola greca in una sola parola italiana. L'anima volitiva è quella che fa riferimento alla passione, al coraggio, d'accordo? La passione, il coraggio, alla volontà, ma la volontà di fare cosa? La volontà di mettersi in azione, d'accordo? La volontà di muoversi, di fare qualcosa, appunto può essere una passione, può essere un'ira, può essere il coraggio, può essere... è una cosa che ha doppia faccia, l'anima irascibile, l'anima volitiva ti può portare al coraggio, il che è positivo, ma ti può portare anche alla temerarietà, cioè all'aspetto rovesciato, negativo del coraggio. E quindi attenzione, Platone dice in questo punto della Repubblica che l'anima volitiva è naturalmente, attenzione, naturalmente alleata dell'anima razionale. In questo modo l'individuo umano funziona, diciamo, in maniera sana e corretta, perché l'anima volitiva è irascibile, la volontà, l'ira o la passione comunque si è alleata e va di pari passo con la parte razionale dell'anima. In questo modo queste due parti riescono a tenere a bada l'anima concupiscibile, d'accordo? Questo Platone dice, cioè che l'anima irascibile è naturalmente, per natura, collegata, alleata con l'anima razionale, va verso su, non si allea con l'anima concupiscibile, però in altri luoghi Platone dice esplicitamente che quando uno va proprio contro natura, proprio quello che dovrebbe essere anche la sua situazione genetica e degenera come essere umano, si dedica ai vizi, ai crimini e così via, iniziative, alle iniziative inutili, appunto concupiscibili, può succedere che l'anima umana, capite, sia
malfunzionante, che l'anima irascibile invece di andare verso l'anima razionale si allei con la parte peggiore, cioè con la parte concupiscibile, e quindi capite, quando la concupiscenza, il desiderio forte, viene supportato, viene aiutato anche dalla volontà, l'anima razionale non può fare più niente, allora l'individuo umano viene portato verso questo godimento senza riflessione che lo fa diventare al rango di una bestia, gli fa desiderare soltanto gli oggetti materiali e non la conoscenza delle idee forme, non l'amore per le anime, per il bene, per le idee forme, per le cose superiori. E quindi questa è la tripartizione dell'anima. Fate attenzione, non si tratta di tre funzioni dell'anima come in Aristotele, cioè non è una visione funzionalistica dell'anima, cioè le anime sono tre parti, è come se fossero tre anime diverse. E questo è dimostrato dal fatto che risiedono in punti diversi del corpo. L'anima razionale ovviamente nel cervello, l'anima irascibile, l'anima volitiva dove ovviamente nel petto, mentre l'anima concupiscibile abbiamo visto nel fegato, se non peggio, nel basso ventre. Quindi vengono localizzate proprio in tre punti diversi del corpo. Qual è il punto? Questa tripartizione dell'anima ha un'importanza fondamentale, prima di tutto in politica, e quello lo vedremo in seguito, perché le tre funzioni dell'anima, le tre parti dell'anima devono corrispondere, attenzione, alle tre classi sociali nella città ideale della Repubblica, ok? E quindi è importante, cioè lo stato ideale di Platone viene visto come un individuo in grande. Come l'individuo funziona quando le tre parti dell'anima svolgono ognuna la propria natura, allo stesso modo le tre classi sociali, con una divisione di compiti, una divisione del lavoro, debbono ognuna di loro occuparsi della cosa a cui sono destinate proprio per natura, senza invadere i compiti e le mansioni delle altre classi sociali. Quindi è fondamentale questo, perché la tripartizione dell'anima corrisponde alla tripartizione delle classi sociali nello stato ideale, perfetto, e quindi lo vedremo, ok? Allora, come nello stato, così nell'individuo, l'individuo è sano, è sano ed è equilibrato quando le tre parti dell'anima sono equilibrate. Attenzione. Che cosa vuol dire equilibrate? È un equilibrio dinamico e comunque è un equilibrio gerarchico. Il fatto che le parti, queste tre parti dell'anima siano equilibrate non significa che sono tutte allo stesso livello, capite? Che abbiano tutte lo stesso status, che abbiano tutte lo stesso potere. No, l'equilibrio è un equilibrio gerarchico. La parte numero uno razionale è superiore rispetto alla parte volitiva, che è superiore alla parte concupiscibile. Quindi 1, 2, 3 è anche un ordine, capite, di valore, di importanza. L'anima è equilibrata quando tutte e tre le parti svolgono la propria funzione. L'anima razionale conosce, pensa, filosofa, l'anima volitivo irascibile si occupa di determinati sentimenti come il coraggio e così via, l'ira e cose, le passioni. L'anima concupiscibile deve occuparsi esclusivamente del godimento nei confronti di oggetti materiali, dei desideri carnali o comunque materiali, d'accordo? Quindi attenzione, fate attenzione. Primo, l'equilibrio dell'anima non significa affatto, fate attenzione, che per esempio le parti subordinate dell'anima, come per esempio la parte concupiscibile, abbiano il divieto di svolgere la loro funzione. Non è così. Vedremo anche che nell'amore platonico, no? L'espressione che noi usiamo amore platonico, cioè come amore casto, amore non consumato, amore non accompagnato da rapporti sessuali,
è un'espressione che tradisce quello che Platone dice, perché Platone non mette mai in discussione che l'amore, anche quello tra filosofi, l'amore per le anime, l'amore per le idee, vedremo, debba avere un punto di inizio che è un punto di inizio carnale e sessuale. Cioè, allo stesso modo, la prevalenza della razionalità non vuol dire che i desideri, gli sfoghi sessuali o i godimenti materiali debbano essere eliminati. Non si tratta di arrivare alla castità, alla rinuncia, alla ascesi, alla mortificazione della carne e dei desideri del corpo. No, cioè anche l'anima concupiscibile che gode degli oggetti materiali esterni deve poterlo fare, deve svolgere la propria funzione, però ovviamente con la giusta misura. Non è che l'individuo deve sempre solo occuparsi di godere degli oggetti materiali esterni, unendosi smodatamente con essi. C'è un momento e un tempo limitato in cui deve farlo e quindi lo fa, sempre sotto il controllo dell'anima razionale, e così l'anima volitiva, d'accordo? Cioè equilibrio tra le tre funzioni significa un equilibrio gerarchico in cui l'anima razionale controlla e domina le altre due parti dell'anima, ok? Alleandosi con l'anima irascibile, d'accordo? Però questo non vuol dire assolutamente che le altre due parti che non sono razionali non devono operare, anche esse devono svolgere la propria funzione. L'anima, l'individuo non è solo razionalità, è anche passioni, è anche ira, è anche sfogo carnale, d'accordo? Però tutte queste cose devono avvenire sotto la supervisione e il controllo della prima parte dell'anima che domina le altre due, e devono avvenire nella giusta misura. Quindi non si tratta di schiacciare da parte dell'anima razionale le funzioni delle altre due parti. Si tratta semplicemente di fare attenzione affinché ognuna delle tre parti svolga correttamente la propria funzione. Quindi anche l'anima concupiscibile c'è il momento e il giusto tempo e la giusta occasione per svolgere la propria funzione di godimento materiale. Però l'anima concupiscibile deve fare solo quello, ok? L'anima concupiscibile non può pretendere di invadere, capite, le funzioni, di usurpare le funzioni di altre parti dell'anima. Quando tu decidi se agire, se farti prendere dall'ira o dal coraggio, non lo puoi fare attraverso la concupiscenza, deve essere l'anima, capite, volitiva ad occuparsi del coraggio, così come non puoi ragionare con il basso ventre, d'accordo? L'anima concupiscibile non può pretendere di ragionare, svolgerà le sue funzioni di godimento carnale, ma non può pretendere di invadere la razionalità con queste sue caratteristiche. Quindi questo è importante. Quindi come la città è in accordo pacifica al suo interno, quando le tre classi sociali svolgono la propria funzione sotto però la direzione della prima classe, cioè quella dei filosofi governanti che corrispondono all'anima razionale, allo stesso modo l'individuo è sano e virtuoso quando le tre parti dell'anima sono in equilibrio, ognuno svolge la funzione a cui è preposta per natura, d'accordo? Geneticamente, per natura, ognuna di queste tre parti è spinta a svolgere solo quella funzione che le è deputata, quindi sarebbe contro natura invadere le funzioni dell'altra. E quindi in questo modo noi abbiamo la virtù. Cioè in questo modo Platone risolve, forse in maniera troppo facile, esattamente come Socrate, il problema della virtù. Cioè la virtù non dipende dalla volontà, dalla libertà, dall'abitudine, dall'esercizio. Da cosa dipende la virtù? Perché uno è virtuoso, così come uno è un buon cittadino dello Stato, quando semplicemente la parte razionale domina e fa funzionare a tempo debito anche le altre due parti dell'anima, cioè tu sei virtuoso quando conosci il bene, l'idea di bene. Ve lo ricordate come in Socrate? In Socrate forse il bene era un concetto mentale,
Invece in Platone il bene si trasforma in un'idea di bene, in un oggetto realmente esistente, una realtà ontologica che esiste realmente, intellettualisticamente, intelligibilmente, in un mondo sovrasensibile. Tuttavia, intellettualismo etico, ottimismo etico, lo ricordate? Nel momento in cui la parte razionale conosce il bene, la mette in pratica e quindi fa funzionare in maniera adeguata le altre due parti dell'anima, tu sei virtuoso. Sei virtuoso per un atto di volontà, per una determinazione libera della volontà? No. Sei virtuoso perché ti hanno educato così con la ripetizione, con l'abitudine di determinati gesti, con degli esempi? No. Capite come in Socrate sei virtuoso se sei sapiente. Nel momento in cui tu conosci l'idea di bene astrattamente, intellettualisticamente, allora automaticamente sei virtuoso, la metti in pratica. Abbiamo visto come il governante la sofia, cioè la conoscenza intellettualistica astratta del bene, ti porta automaticamente alla phronesis, alla saggezza pratica, a mettere in pratica il bene, e così tu, con l'equilibrio delle parti dell'anima, sarai necessariamente virtuoso. Forse è un po' semplicistico, no, è la solita questione che abbiamo visto anche in Socrate, cioè si risolve tutto in maniera intellettualistica. E questo ha anche delle ricadute pedagogiche, d'accordo? Perché che cos'è l'educazione? L'educazione consiste fondamentalmente da parte del maestro nei confronti dell'allievo nel far sì che l'allievo conosca il bene, cioè sviluppi la sua parte razionale e così sarà educato. Quindi capite, l'educazione, Platone come Socrate, ma anche i sofisti, sostiene che l'educazione è insegnabile, però l'insegnamento appunto non consiste nell'esempio, nella fortificazione del carattere o così via. L'insegnamento è un insegnamento puramente intellettualistico, si fa filosofia insieme, si arriva a capire intellettualisticamente cos'è il bene e così sarai educato. La paideia in greco significa educazione, d'accordo? Forse è anche un po' appunto deludente quello che Platone dice, come risolve Platone il problema della virtù, ma anche il problema dell'educazione, d'accordo? Lo risolve in maniera intellettualistica, perché in Platone è così, cioè in Platone la conoscenza del bene ti risolve tutti i problemi, d'accordo? In Platone la metafisica, l'ontologia, la gnosiologia hanno immediatamente anche delle ricadute etiche, delle ricadute politiche, delle ricadute pedagogiche, d'accordo, antropologiche, cioè tutto è orientato alla conoscenza astratta, intellettualistica delle idee forme. E quindi da questa impostazione metafisica e gnosologica dipendono direttamente e automaticamente anche le discipline pratiche, anche le discipline pratiche, anche le arti e così via. Anche un artigiano saprà fare il suo lavoro se conosce cos'è l'idea del bello, cos'è l'idea del bene e così via. E quindi è così, mentre in Aristotele le differenti branche della filosofia, politica, etica, retorica, ma anche in Aristotele per esempio la fisica, saranno scienze, ognuna separata dall'altra, cioè certo avranno dei principi comuni, dei principi linguistici, il principio di non contraddizione, però in Aristotele noi non avremo il dominio della metafisica e della gnosiologia che in qualche modo fa dipendere da sé anche tutte le altre attività umane, tutte le altre materie, tutte gli altri settori, le discipline della filosofia. In Aristotele noi avremo una visione enciclopedica delle scienze, in cui ogni scienza ha dei principi propri ed è autonoma rispetto alle altre scienze. In Platone non è così. In Platone la morale, la pedagogia, la politica, ma vedremo anche l'arte
che sarà fortemente svalutata da Platone, sono totalmente asservite alla metafisica, alla conoscenza del bene, alla conoscenza del vero. Per esempio, l'arte non avrà dignità autonoma e verrà fortemente censurata nello stato ideale perché l'arte per Platone deve mirare soltanto a conoscere il vero, un po' come la filosofia, e quindi vabbè, comunque, insomma, un'ultima cosa della paideia, che è una cosa un po' scabrosa. Ricordate come Socrate non si può arrivare da soli a mettere nel giusto equilibrio le tre parti dell'anima, a far prevalere sulle altre due la razionalità, eccetera, eccetera, eccetera. Ci si arriva attraverso un'educazione, cioè un faticoso apprendistato, un faticoso tirocinio attraverso il logos, attraverso il dialogo tra maestro e allievo. E quindi un maestro, non un genitore, attenzione, un maestro, un filosofo, nei confronti dell'allievo lo ammaestra per anni e anni attraverso i bei discorsi, attraverso il logos, attraverso la dialettica e lo spinge a trovare in maniera appunto intellettualistica, in maniera astratta, quelle conoscenze razionali, quelle conoscenze intelligibili che fanno sì che l'anima dell'allievo poi finisca in equilibrio, d'accordo? Però attenzione, all'interno di questo necessario rapporto tra maestro e allievo, quest'idea di paideia, no? Di pedagogia, di insegnamento di Platone, è strettamente necessario che vi sia anche un rapporto omosessuale. Per i greci l'omosessualità era normale, vedremo che anche Socrate ha un amante, Alcibiade, molto più giovane di lui, ma il problema è che Platone teorizza, ma non solo lui, molti greci, qualcosa che non è solo l'omosessualità, ma è qualcosa che noi oggi chiameremo pedofilia, è qualcosa che per noi è inaccettabile. Ma ovviamente invece nella morale, nella società dei greci era accettabile, cioè l'idea, e Platone lo ripete tante volte in tanti dialoghi, che sia necessario che un maestro appunto si prenda cura dell'allievo, un maestro più vecchio, adulto, nei confronti di un allievo che è un ragazzino, no? Platone dice bisogna iniziare nel momento in cui un ragazzo, e sono solo i ragazzi, purtroppo le donne non vengono ammesse all'educazione filosofica, nel momento in cui un ragazzo sembra somigliare ad una ragazza, quale può essere questa età, 11-12 anni, no? Qualcosa del genere, l'allievo deve sottomettersi al maestro non soltanto, attenzione, da un punto di vista dell'insegnamento filosofico, ma anche da un punto di vista sessuale. Cioè, per quanto sembri assurdo a noi, per Platone era normale. La pederastia, noi oggi la chiameremo pedofilia, il rapporto educativo tra maestro e allievo, comprendeva anche una lunga relazione pederastica che metteva in evidenza il bello. Voi direte, ma è una scusa da parte degli adulti per portarsi a letto dei ragazzini, però era una cosa diffusa, per esempio anche a Sparta succedeva. Però l'omosessualità pederastica tradizionale era una cosa, a Platone, come dire, la nobilita, perché ne fa di questa omosessualità pederastica, ne fa proprio un elemento di bellezza e di educazione. Non si tratta solo di avere rapporti sessuali tra un amante che è il maestro, che è quello più grande, che ha la parte attiva, cercate di capire quello che dico, è un amato, che è quello più giovane, il ragazzino che deve subire perché ha sempre una parte passiva. Capite quello che dico, spero che capiate, ma anche perché l'amato è sottomesso all'amante, cioè il maestro, cioè all'adulto, anche perché deve sottomettersi a tutti i suoi desideri sessuali, cioè deve essere guidato
così come nell'educazione, nella filosofia, eccetera, anche nella sessualità, e quindi l'adulto domina, ok, anche diciamo sessualmente il bambino, il ragazzino, anche a partire da età molto piccole. Lo so che può sembrare strano, adesso queste cose non le accettiamo più nella nostra civiltà, ma all'epoca era normale e noi non dobbiamo censurarci, dobbiamo dire le cose come stanno. Vedremo che lo stesso Socrate, personaggio di Platone, o altri personaggi hanno relazioni omosessuali. Famosa la relazione tra Socrate e Alcibiade, in cui però Socrate non vuole concedersi subito perché, a differenza del classico amore omosessuale, spiega ad Alcibiade che l'amore delle anime è comunque superiore all'amore dei corpi, e quindi Alcibiade deve raffinare il suo amore nei confronti di Socrate e pensare più all'anima di Socrate, non al corpo. Però tuttavia il concetto rimane, cioè affinché l'educazione da parte di un maestro nei confronti di un allievo vada in porto, ci vuole anche una lunga relazione omosessuale pederastica che viene giustificata appunto come parte del processo educativo. Il maestro non riuscirebbe a trasferire la conoscenza filosofica all'allievo se non ci fosse anche una compenetrazione tra i corpi, se non ci fosse anche una relazione omosessuale pederastica tra i due, in cui il maestro domina sessualmente l'allievo. L'abbiamo detto, se non me lo sto inventando io, non mi accusate di qualcosa, Platone lo scrive dovunque all'interno dei suoi dialoghi. Quindi la pedagogia, il rapporto maestro-allievo, per far sì che l'allievo diventi virtuoso, metta in giusta relazione, equilibrio le tre parti dell'anima, comprende anche una relazione sentimentale e sessuale, una relazione fisica. Va bene, continueremo a parlare, è stata lunga questa lezione, dell'anima e della reincarnazione con il mito di Er, poi parleremo anche di Eros. Ci vediamo la prossima volta.